not nor. The human mind. Ah. 600 miles of synaptic fiber. Salve a tutti, benvenuti in Psychonauts. 1500 grams of Questo è un gioco poco conosciuto in Italia, purtroppo, 3 pound. ma piuttosto famoso in America. I'll tell you what it really is. Penso di essere It is uno the dei ultimate pochissimi battlefield che lo sta portando in the Italia. ultimate weapon. The wars E of ne ho visto solo uno di gameplay completamente in italiano tempo fa, di un tizio che non mi ricordo assolutamente come si chiamava. curvaceous undulations. From this day forward, E niente, ma insomma è un bel gioco, secondo me questo è particolare, soprattutto dal punto di vista stilistico. Qua vedete i personaggi sono tutti fatti in un modo strano. Fino adesso ne avete visto solo uno, questo è il coach Oleander. Morsu Oleander. È una figura militaresca, una specie di sergente. Anche se c'ha un elmo simil prussiano, però con un tappo ficcato nello sperone. Poi se notate da lontano si capisce che tutti i suoi indumenti, tutte le medaglie sono finte, sono fatte con cose, tappi di bottiglia, cose così. E qui sta spiegando un po', ecco, qui sono gli altri due. Sta spiegando un po' cosa sono i Psychonauts. I ragazzini ci sono rimasti male. Gli ha messo paura. C'è il ragazzino con la kippa d'argento in testa. You're not gonna die, children. Oh, quello è Lily Sanotto. Io non mi ricordo quello come si chiama. Quello dietro orribile si chiama Bobby Zill, che è il bullo. Mamma mia, guardate ragazzini, vedete che è molto artistico. C'hanno tutti forme strane della testa, gli occhi ficcati storti nel cranio. Hanno tutti i colori della pelle diverse. Questo vedete è verde acqua. Ma scusate, a voi non vi sembra il ragazzino più brutto del mondo questo Bobby Z? Che avete visto quanto cavolo è brutto? Porca miseria. Ecco, giustamente il sergente Hartman qui della situazione ha detto state zitto. Quei due alle spalle sono i due professori. Uno è austriaco barra tedesco e l'altra è brasiliana. Dico austriaco barra tedesco perché si fa solo intendere che viene da un paese germanofono. E qui sta arrivando il nostro protagonista, che è uno zingaro. È realmente uno zingaro. È un bimbo che lavora in un circo. Oh, l'hanno trovato, in mezzo alle fratte. Tutti i ragazzini strani, ecco, cuocetegli un po' il... It's just a little boy. What's your name, darling? I'll find out. Get in! Vabbè, dai, non sei così potente, non gliela fai. Ehi, bish. Eccolo, guardate, Rasputin. Starts with a D. Is Rasputin. Ci ha provato in tutti i modi, Oleander. Guarda, Lily già dà dei segni di eccitazione. A Lily già gli piace il ragazzino nuovo. Armored like a tank. Beh, è l'unico che ha gli occhi normali. Innanzitutto sono grandi e ce l'ha più o meno nel posto giusto. Vodello, please. Sì, ce l'ha dritti. Ma è molto figo come sono fatti i personaggi in questo gioco qua. L'idea di base, per cui sono fatti così strani e sono anche piuttosto solidi, se notate, è che volevano dare l'idea di essere una specie di animazione in stop motion con i pupazzi solidi, non quelli di plastilina, quelli fatti proprio con diciamo statuette in resina, come Nightmare Before Christmas, come fa la stop motion Tim Burton, con pupazzi solidi. In effetti, se ci fate caso, ricorda un po' Nightmare Before Christmas come sono fatti i personaggi. Questo è altrettanto artistico, gli fa una bella... c'è una bella intesa sul livello di artisticità come sono costruiti i personaggi qui. Sono tutti colorati. Tra l'altro vi ricordo che questo è un gioco di Tim Schafer, che col tempo si è fatto un po' la reputazione di essere un po' che non mantiene le promesse in fatto i videogiochi, ma Tim Schafer è quello di Monkey Island, Grim Fandango, Full Throttle, Day of the Tentacle. Questi li ho giocati tutti tranne Monkey Island. Ho giocato le versioni rimasterizzate, ma sono identiche a quelle originali, cambia nulla. E qui Lily Sanotto, Bobby Zilk,
But in this dojo, in this psychic dojo, Il dojo they psichico. make you a Ah, comunque la cosa principale è che questo praticamente è un campo... Get that soldier up, punk. Ok, stavo dicendo... stavo dicendo... la cosa principale è che questo è una specie di campo estivo per bambini con poteri psichici. E questi poteri psichici non sono solo il sollevamento di oggetti o il piegare i cucchiaini, hanno veramente il potere di leggere la mente e di entrare nelle menti. E che piedoni giganti. Questo bimbo ebreo, come vedete, ha una kippa fatta semplicemente di carta stagnola in testa. punished by my own No, non è family vero, non è for ebreo, però... Ditemi se quella non è una kippa. Oh, Lili. But here, Lisanotto. Ah, un'altra cosa strana di questo gioco qua sono i nomi. Hanno tutti dei nomi che dici, ma che cazzo è? they may come for me, Dogen. Questo gioco sicuramente è originale, ragazzi. C'è un sacco di elementi strani. What they're going to find? What they don't Lui si chiama expect Rasputin is Aquato. Raz. Poi c'è Lili Sanotto, Milla Vodello che era la brasiliana che avete visto prima, No. Sasha Nein che è l'austriaco bara tedesco, Oleander Morceau. Mo' non ve ne dico altri anche perché un po' non me li ricordo, un po' perché No, no, no. non vi voglio spoilerare He tutto. has mental defenses like I've never seen in someone so young. If I could just Comunque get Rasputin è un infiltrato, non doveva stare qui. Tutti gli altri ragazzini ci sono andati regolarmente, diciamo, con l'autorizzazione dei genitori. Invece Rasputin è scappato dal circo di famiglia e è andato qui. Giustamente si è rotto i coglioni di stare lì, le maestranze, il circo, ma che è? Pure io scapperei dal circo, su ragazzi, che è? Ok. Qui iniziamo. Ah, già vediamo che c'è Nils e Maluf. Ah, Nils è il ragazzino Lighting Lover. Select Bunk. Sì, dai, questo va bene. Give that soldier a bunk. Ok, ok. Sì, va bene. Type your nickname, only letters and numbers allowed. Raz. Ci ho messo Raz, chi se ne frega. Si chiama Raz lui. Non ci metto Knot Nor. Infatti mi sa che non lo posso nemmeno mettere, forse non ci entra. No, forse sì. All right, settle down in here. Già l'hanno svegliato, questa è come la scena di Ren e Stimpy che quando finalmente si mette a dormire in caserma suona la tromba. 600 hours on the dot. I'm the early bird, and you're the worms. Got it? Now, Sì, però calma, calma. Sono ragazzini, su. Comunque sembra anche una sorta di campo scout. Poi c'è una bella... guardate, qui c'è Fork Ruler. Ecco, scusate, ho spoilerato anche questo. Okay, quit Ecco, questo hiding c'ha there. ancora Get gli outside. occhi più strani di tutti gli altri. Look over that way if you will. Sì, va bene, va bene. Wow, what's that? Ah, c'è il tutorial qui, vabbè ragazzi, questo è un gioco del 2005 pensato per Xbox e Xbox, la prima, come si chiamava la prima Xbox? Xbox e basta? Mi sa di sì. Sì, va bene, va bene. E quindi c'è il tutorial perché è pensato per ragazzini, comunque questo è un gioco per ragazzini. Come tutti gli altri giochi che ho fatto, però questo forse un po' di più perché è così, insomma, è proprio per console. Poi ovviamente è stato trasportato anche su PC e nell'anno in cui l'hanno fatto uscire in particolar modo su PC su Steam, perché questo gioco uscì per Xbox, poi uscì tipo un annetto dopo penso per PlayStation, comunque era uscito anche per PlayStation 2. Poi penso che la versione PC iniziale sia uscita sempre in quell'anno là, nel 2005 o nel 2006, ma l'anno in cui questo gioco ha fatto veramente successo, cioè che ha venduto un botto di copie, è stato nel 2012 quando l'hanno messo sullo Steam Store. Ok, va bene. Purtroppo questo gioco ci ha avuto dei problemi durante lo sviluppo e quando è uscito in ritardo, è uscito alla fine della generazione della prima console e se lo sono comprati relativamente poche persone. Purtroppo era un gioco ben pensato, come vari giochi ben pensati, ci si lavora tanto, alla fine finisce che escono un po' in ritardo. Tra l'altro Microsoft fece una bastardata, che siccome il gioco stava tardando e non era sicuro della riuscita del gioco, l'hanno mollati alla fine come editor e non mi ricordo da chi sono andati. Qui ci sono queste cose qua. Qui sono gli arrowhead, ecco sì, ok, le punte di freccia praticamente. Qui c'è il ragazzino, ecco vediamo il ragazzino con la kippa di carta stagnola che
c'ha a che fare con gli scoiattoli. Guarda, il gioco del 2005 però la carta stagnola l'hanno resa piuttosto bene. Vabbè, poi per la versione PC loro riescono ad aggiustare alcune texture, le rieditano, penso. Dice che gli scoiattoli gli stanno dicendo di ammazzare le persone. Hanno un aspetto un po' inquietante questi scoiattoli, guardate, hanno gli occhi piatti, hanno gli occhi in 2D. È veramente figo come è pensato sto gioco qua a livello artistico, c'è un sacco di cose particolari. Ops. Ha fatto esplodere tutti gli scoiattoli. Hai visto il sorrisino? Brutto dice che lo stavano tormentando. Io non so quanto sia vero. Io gli credo. Eccolo qua, avevo detto che qui c'era l'Alien Lover, il ragazzino donnaiolo. È tutto carino questo ragazzino. C'ha i capelloni. C'è il taglio di capelli del ragazzino di Shining. È bello esplorativo, mi piacciono questi giochi qua. E questi sono molto giochi figli della generazione in cui tutti giocavano alle console, ai platform in 3D, esplorativi, tutti belli colorati. Questa è la stessa generazione di Ratchet & Clank, ragazzi. In questo anno qui, nel 2005, quando uscì Psychonauts, è uscito anche il Ratchet & Clank Gladiator, che in America si chiama Ratchet & Clank Deadlocked. Avevano tutti voglia di giocare questi platform così, molto carini. Oh, poi questo gioco ha pensato a tutto, perché spesso nei giochi sono tutti super bravi, no? E non c'è una spiegazione. E lui fa queste mosse da trapezzista, perché è realmente un trapezzista. Lavora in un circo, Rasputin. È un ragazzino zingaro che è abituato fin da piccolo a lavorare nel circo, a fare queste acrobazie qua. E così spiegano perché lui è bravo a appiccicarsi da tutte le parti, a pendersi, a camminare sul filo, no? Funambolo, tutto quanto, no? Viene tutto spiegato in maniera abbastanza intelligente, direi. Insomma, non è solo, ah sì, vabbè, questo è un gioco e lui è bravo. Ah, vedete ragazzi, questo qui abbiamo trovato un panino, ma questo ancora non si può prendere. Potremmo prenderlo più avanti, quando avremo il potere di accendere fuochi, insomma, con la mente. Potremo scongelarlo e insomma andremo a prendere. Sono rincoglionito, la grata serviva apposta per risalire. Si poteva scendere scivolando, ma per risalire occorre appiccicarsi a questa rete qui. Non ho fatto la rima, faccio cagare. Bennato, cosa ne pensi di Psychonauts? Io non so di che cosa si tratti, ma penso che se si parla di pirati o di Peter Pan mi interessano un poco. No, non si parla di pirati. Allora andate tutti a fare in culo. Allora andiamo di qua. Ah, qui invece c'è il ragazzino tezzano. Vedete, quello era il ragazzino nero, con l'afro tra l'altro. Guardate che capelli che c'ha. Questo parla come tezzano. Questa già d'aspetto si capisce che è stronza, ragazzi. È ragazzina stronza. Oh, guarda come fa, guarda. Oh, tiene il fidanzatino al guinzaglio, bastarda. Questo è iniziato già da ragazzina. Un po' come sono le relazioni fra questi personaggi, il modo in cui parlano. Mi ricorda anche un po' i Peanuts, ragazzi, il microcosmo, no? Che ogni ragazzino rappresenta anche un po' un tipo di personalità nello stadio adulto. Lui dà la manata. Perché ho giocato Ratchet & Clank, ragazzi, questo ricorda molto l'attacco. Questa è come la omnichiave di Ratchet, perché appunto è di quel periodo là. Qui c'è il ragazzino sovietico. Ma non ho i sottotitoli, minchia. Io lo capisco, ragazzi, però il gioco è pensato per avere quei sottotitoli sotto. Vediamo un attimo. Ah, vedete, ecco, adesso compare la faccia del personaggio che parla. Mi ricordo che c'è questa storia dell'orso pelato, che lui lo vuole cercare, no? Quindi dice, Mikhail ti prenderà. Mikhail! Si chiama come quello di Lost, come il polifemo di Lost, quello senza un occhio. Questo è un sovietico misogino, perché a un certo punto mi ricordo che dice una cosa tipo, ah, le donne non hanno alcun uso, le uniche donne utili sono quelle con le braccia grosse per il wrestling, quelle con le braccia sottili non servono a niente.
Una cosa del genere, dici, ma che cazzo stai parlando? È uno che non ha mai conosciuto Vanessa Bayer.